Questo non è un video con auto che scannano, turbo, wastegate esterne, drifting, fiamme. Se cerchi un video dinamico con macchine che accelerano e hai bisogno di adrenalina, il canale è pieno, clicchi qui sotto e ne trovi un sacco. Se invece senti che hai voglia di emozionarti, prendere ispirazione, avere quella energia in più, questo video è per te, perché vedrai dei ragazzi che realizzano il proprio sogno. Pensare che tutti questi video che ho creato in tutti questi anni abbiano portato a qualcosa di concreto, di buono e che cambia anche positivamente qualcosa nella società, mi fa pensare che almeno qualcosa di buono l'ho apportato anche io. Nella vita credo che sia la cosa che più ti rende felice, o una delle cose che più ti rende felice, è rendere felice il prossimo. Cioè proprio fare qualcosa per il prossimo. Provateci e vedrete che ho ragione. Sicuramente non sono lo youtuber in ambito motori che fa i video più belli, non sono quello che fa i video più virali, non sono quello che fa più views, ma la soddisfazione di donare qualcosa alle persone che ti guardano dietro uno schermo, secondo me vale molto più di tutte le cose che ho appena citato. Anche perché so che tantissimi di voi mi stimano, me lo dite anche quando ci incontriamo, e quindi solo questo ripaga di tutto il sangue sputato e tutta la merda ingoiata per stare all'interno di questo mondo social che, ve lo giuro, è pesante. Quindi io posso solo dirvi grazie, e ora ecco la storia di questi ragazzi. Ragazzi, video verità. Siamo qua con due ragazzi, i primissimi che vedete sui social, che partono. Io adesso voglio chiedervi, intanto le vostre sensazioni, cioè come vi sentite adesso che avete mollato il lavoro? Sì, cioè la notizia è fresca in realtà, è successo. Quando è che avete mollato? Ieri. Ieri? Però, cioè ieri, ok. Realmente ci trema alle mani, perché siamo pieni di qualsiasi tipo di energia, una sensazione che non avevamo mai provato in realtà. Liberi, carichi, motivati e con la voglia di incominciare subito. Ci sono tempi da rispettare, però avremo voglia di cominciare a fare le prime macchine domani. Età? 26 anni. 26 e? 27. Quindi 26 e 27 anni, Abbiamo il pepe nel culo, cioè, perché posso però, dirtelo, giusto? però o la va o la va. Bravissimo. La vostra fortuna è che avrete un supporto continuo e tutta la vostra storia sarà documentata in questo video. Benissimo, siamo Cioè, abbiamo la pelle d'oca, dico solo questo. E non solo perché fuori c'è la tempesta del mondo e noi siamo in maglietta maniche corte, esatto. Però Dai, andiamo allora. Dai. Grandi. Nel frattempo non sono partiti solo i ragazzi di Bologna. Come vedete io sto documentando tutta la storia, ma in realtà sono video di mesi fa. Al momento i centri sono tanti, vedete adesso la grafica in sovraimpressione con tutti i centri attivi in questo preciso momento. Calcolate che ogni mese che passa ne partono di nuovi, ma loro, i ragazzi di Bologna, insieme ai ragazzi di Milano, che tra poco conoscerete, sono stati praticamente i primi. stiamo andando dal notaio, siamo un po' agitati, emozionati, è un grande passo, però è un passo che bisogna fare, quindi assolutamente, facciamo, non vediamo dai. l'ora, non vediamo l'ora, Dai. però un'agitazione positiva, diciamo così. Certo. Abbiamo fatto, Siamo messi in un bel guaio. andiamo, spingere. No, adesso bisogna spingere, come cavolo. Chiaramente i ragazzi di Bologna sono andati a fare il corso per prepararsi all'apertura del loro centro, corso che è durato una settimana intera, e verranno poi seguiti chiaramente anche dopo il corso, durante l'apertura e tutto il resto, ovviamente. Oltretutto colpo di scena, perché uno dei concessionari che il centro di Como sta approcciando si chiama L'Auto SPA e ho scoperto che è un partner di Carvertical. Quindi credo che si stia creando veramente una bellissima rete che stia rivoluzionando il mondo dell'auto usata, innalzandolo a livelli incredibili, perché stiamo riducendo tantissimo le truffe che ci sono nel mondo auto italiano e stiamo ovviamente anche migliorando qualitativamente i veicoli che vengono venduti. Per i venditori di auto che magari stanno vedendo questo video, Carvertical ha degli sconti interessanti, però non ve ne parlerò in questo video perché questo video è dedicato ai privati
abbonati che seguono i miei video, e quindi come sempre vi regalo il codice sconto Passion che vi dà il 20% di sconto sull'utilizzo dell'applicazione, così anche voi la prossima volta che andrete ad acquistare un'auto sarete sicuri che non avrà chilometri falsi, incidenti alle spalle e tutto il resto. Vi lascio ovviamente il link in descrizione nel primo commento qui sotto. Io comunque un check anche sull'auto che adesso avete in garage lo farei, giusto per essere sicuri di quello che vi siete messi in casa. Ora torniamo ai corsi, perché ci sono altri due ragazzi, due ex dipendenti, due sognatori che adesso diventeranno imprenditori. Signori, nuovo giorno, siamo di nuovo da Mama, ma oggi è il primo giorno dove ci sarà il corso ai ragazzi, che non sono i ragazzi di Bologna che avete visto, ma sono altri ragazzi ancora che aprono a Milano. Eccoli qui i ragazzi di Milano. Piacere, eccoci qua. Daniel, piacere. Molto bene. Posso chiedervi che lavoro facevate prima? Prego. Allora, io facevo il magazziniere e ho pensato bene di licenziarmi perché andavo al lavoro che ero arrabbiato, che ero nervoso, tornavo a casa a orari improponibili, che ero arrabbiato, ancora più nervoso e quindi ho pensato bene e ho detto bisogna fare qualcosa. Bisogna mollare. Sì. Tu? Io ho lavorato per anni in un ufficio, il lavoro per un po' mi ha anche soddisfatto, fino al momento in cui ho detto Non ti ha soddisfatto non più. ce la faccio più. Quindi vi siete un po' ritrovati nel fatto che entrambi non eravate contenti del lavoro che stavate facendo. Benissimo. Amici incazzati. Amici incazzati. E come vi è venuto in mente di aprire proprio un centro detail? Perché vi piacciono le macchine? Com'è la storia? Sì, beh, sicuramente il fatto delle macchine, anche il fatto comunque di poter dedicare cuore e anima a un qualcosa che poi vedi pulito, da sporco a pulito in poche ore, ti dà una bella soddisfazione. Sì, poter vedere Il risultato finale. esatto, il risultato finale. Bello, molto bello. Adesso che dovete aprire una nuova attività, cosa sentite? Voglia di iniziare, zero paura, ci dobbiamo buttare perché se non ti butti non cambi niente. Bravissimo. E quindi si fa. Dai, andiamo. Sono passati pochi mesi, i ragazzi Milano hanno aperto da poco, ma stanno già lavorando. Andiamo a vedere cosa stanno facendo. Signori, oggi ci troviamo a Milano e andiamo a vedere uno dei nostri servizi a domicilio. Questo perché i nostri ragazzi fanno servizi sia a domicilio che nel capannone. Ci sono clienti che preferiscono che i nostri ragazzi prendano la macchina con la targa prova e la portino nel loro capannone, e altri invece che hanno magari uno spazio come questo che dicono: non muovere la nostra macchina, vieni direttamente tu, ci fai il servizietto e te ne torni a casa. Quello che facciamo oggi è proprio questo, servizio a domicilio. Andiamo quindi a parlare con i ragazzi per capire quello che devono fare oggi. Andiamo. Eccoci qui. Ciao Nicolò, come stai? Bene, bene. Voi tutto bene? Tutto bene, grazie. Oggi siamo in concessionaria Renault e Dacia per un po' di lavorazioni, il nostro cliente. Ci stiamo preparando per le lavorazioni di oggi. Che lavori dovete fare oggi? Allora, oggi abbiamo 1, 2, 3 lucidature totali e degli interni di questo BMW X3 che ci ha richiesto di pulire bene i sedili che sono in condizioni pietose. Perfetto. Come sempre. E niente, quindi abbiamo anche questo interno. Ok, quindi un totale di Circa 500 euro per un 5 ore e mezza, 6 ore di lavoro. di lavoro. Perfetto. Beh, allora direi che partiamo. Partiamo. Va bene, partiamo. Vai. Allora ti faccio una domanda che è relativa al corso che hai fatto a Padova prima di partire. Secondo te ti è servito per sentirti sicuro? Cioè, Assolutamente, anzi mi ha fornito un sacco di nozioni che prima non avevo, a parte la pulizia dell'interno, che a parte qualche piccolo dettaglio uno se la può anche cavare, però sulla lucidatura è stato molto utile, mi ha dato un sacco di sicurezza. c'è il rischio di sbagliare fatale. Esatto, diciamo che non è che fai uno sbaglio, fa niente, no, lo aggiustiamo. Ad oggi hai fatto qualche errore? No, ad oggi no, speriamo mai anche. Esatto. Senti, ti rompo un attimo le scatole. Sì. Una domanda al volo. Siete contenti della scelta che avete fatto, insomma, di abbandonare il vecchio lavoro e aprire? Beh, assolutamente sì, meno male. perché era un po' quello che volevamo fare e diciamo che il lavoro ci sta piacendo, ci stiamo ingranando, ci stiamo facendo da noi, nel senso che andiamo a parlare con i clienti, quindi sì. Beh, voi avete aperto da quanto? Da 2 mesi. 2 mesi? Avete idea più o meno di quante macchine avete fatto finora? Una quarantina, cinquantina, Madonna. quindi già un bel po', sì, Madonna. tra prove, privati, concessionari, quindi sì, un bel po' di macchine già. Che figo, grandi, va bene, ti lascio. Grazie.
Allora ti faccio l'ultimissima domanda, poi giuro ragazzi che vi lascio in pace. No, certo. Allora, il lavoro vi piace, siete contenti, ma anche a livello economico, anche se avete appena iniziato, cioè siete soddisfatti del valore a cui riuscite a vendere i prodotti? Onestamente sì. Ok. Sì, credo che... Cioè, anche facendovi un conto magari su quando sarete a pieno regime, credo Assolutamente sì, quando saremo a pieno regime sarà ancora meglio, però quello che portiamo a casa, diciamo, rispecchia sia il lavoro che facciamo e anche le nostre esigenze, che comunque sono una parte importante. Sì, per quindi dico, è importante che il lavoro piaccia, però è anche importante guadagnare bene, perché sennò... Sì, decisamente. Quindi sì, ti dico, sono soddisfatto anche a livello economico. Bene. Nel frattempo i ragazzi di Bologna mica sono rimasti fermi. Come avete visto, hanno fatto il capannone a nuovo e quindi sono andato a sbirciare per capire cosa stavano facendo. Hanno preso clienti o no? Abbiamo visto a Milano i ragazzi che non hanno il capannone, invece siamo venuti a Bologna con i ragazzi che hanno cominciato nel modo diverso, quindi non vanno a domicilio, o meglio, se un concessionario lo desidera possono anche andare a domicilio, ma hanno la possibilità chiaramente di avere il capannone. Quindi oggi vediamo questa modalità diversa. Quindi direi che adesso andiamo dentro, vediamo il capannone che hanno creato, perché io l'ho visto prima e dopo. Voi in questo video avete visto proprio le lavorazioni ed è diventato veramente molto carino. Andiamo. Ragazzi, come va? Ciao Nico. Tutto bene? Grazie. Tutto bene. Ho visto che ci sono dei mezzi interessanti comunque oggi qua, Oggi va bene. Oggi gira bene. Oggi è una bella giornata. Allora io vi chiedo subito cosa dovete fare oggi, perché vi seguiremo, vedremo un attimo le lavorazioni che dovete fare. Allora, questa qua è già pulita esternamente. Ok. Il cliente ci ha chiamato perché vuole fare un detail un po' più approfondito per quanto riguardavano motori interni. Ok? Quello invece c'è da fare la stessa cosa, per motori interni, però lì c'è da trattare la pelle, quindi c'è la pelle un po' rovinata, un po' mangiata dal sole, magari andiamo a nutrirla, a pulirla. E vediamo cosa viene fuori. Va bene, allora io non vi do fastidio, no, in realtà vi darò ancora fastidio, ma vi faccio lavorare. Va bene. Va bene, andiamo. Allora, sono venuto già a disturbarti per chiederti cosa ne pensi un po' di quello che hai imparato avendo fatto il corso a Padova, se ti è servito, se ti senti anche sicuro di quello che fai, insomma. Allora, sicuramente facendo il corso ti danno delle nozioni tecniche, ti danno una base tecnica che ti serve soprattutto per non fare danni, perché la regola numero 1 di questo lavoro qua è non fare danni. Soprattutto su macchine di questo genere. Su macchine che costano come la mia vita, probabilmente. Ok. Le nozioni che ti danno sono fondamentali secondo me per iniziare ad essere tranquillo e sereno di fare e trattare tutti i materiali possibili all'interno di una macchina, quindi certo. molto soddisfatto. La base che ti danno secondo me è fondamentale per iniziare. Certo. Allora vedo che stai pulendo questo fantastico 5 cilindri turbo. Ho un po' le mani che mi tremano, ma Siete contenti un po' della scelta che avete fatto? Perché mi ricordo che voi avevate aperto perché inizialmente lavoravate insieme, giusto? sì, noi lavoravamo in due ambienti diversi, ma nella stessa azienda, lavoravamo nell'azienda di famiglia. Poi vabbè, si sa, con i parenti è sempre un po' complesso, no? I rapporti sono sempre un po' complessi, allora abbiamo detto, cavolo, abbiamo 30 anni adesso, che poi non abbiamo 30 anni, mi sto dando più età di quella che ho. Abbiamo 30 anni adesso, mi ha detto, ma cavolo, ma facciamo il passo, cioè abbiamo scritto subito a mamma, cioè Federico ci è sembrato subito una persona super trasparente. Certo, diciamo che adesso siete contenti di aver fatto quel passo in più, di dire prendo anche il capannone. Abbiamo coronato una passione, cioè quello che era un sogno realmente è questo, cioè lavorare sulle auto, che fortunatamente adesso ci sono queste due mezzi qua, però ci piacciono le auto, quindi realmente non abbiamo la presunzione di dire no, lavoriamo solo su delle belle auto. No, certo, tutte le macchine, tutte le macchine ci piacciono, i motori in generale, automoto, quindi realmente sì, ci molto piace figo. tutto questo. Quello su cui io vorrei tanto puntare, perché mi piace tantissimo questa cosa, è il fatto che comunque tutti i video che ho creato negli anni abbiano anche portato alla possibilità di fare qualcosa di concreto con delle persone, cioè vedere che insomma il virtuale dei video si è trasformato in persone che aprono un'azienda e coronano il loro sogno. Bello, è molto bello, cioè è una potenza, secondo me è una potenza. Io ho 28 anni, penso di aver fatto la scelta giusta adesso, non penso che avrei potuto farla prima perché ho maturato questa cosa adesso. Bravissimo. Però credo che è il momento giusto, possa farlo chiunque realmente, cioè vedendo il tutto l'iter, avendo vissuto tutto l'iter da dipendente a contratto
contratto a tempo indeterminato, ok, a libero professionista, aprire un'azienda con mio fratello, bello, cioè si può fare. Si può tu mi capisci, tuo fratello. Bravissimo, anch'io sono con mio fratello. Bravissimo, uguale. Allora, voi adesso avete aperto da poco, giusto? Sì, siamo aperti da un mesetto ormai. Ok. Però è freschissima la cosa. Anche perché, esatto, voi fate la vera inaugurazione domani. Domani. Però avete già iniziato a lavorare. Abbiamo già lavorato, abbiamo già fatto parecchi clienti concessionari e anche qualche cliente privato, quindi siamo contenti. Posso chiedervi, in un mese, che ovviamente è ridicolo perché ci vuole tempo chiaramente, quanti privati, se te lo ricordi, e quanti concessionari avete fatto? Ok, privati ne avremmo fatti circa un 7-8. Ok. E i concessionari abbiamo acquisito già 3 concessionari che si affidano completamente a noi. Bello. Quindi abbiamo già un rapporto diretto con i concessionari e già andiamo a prendere le macchine, le portiamo, eccetera eccetera. Bravi. Abbiamo un paio di concessionari con auto anche abbastanza di lusso, importanti, come quest'auto qua. Ok. E invece un altro concessionario dove facciamo dei veicoli commerciali che li portiamo, diciamo, a nuovo. Ok. Sono quelli più saccagnati, ma Quindi sono tipo furgoni. Furgoni, camioncini, van. Bello, così. bravi, bravissimi, grandi. Che feedback avete avuto da concessionari e dai privati? Allora, ho un aneddoto perché abbiamo consegnato una macchina. Diciamo che il concessionario si serviva già di un altro detailer come preparatore per le sue auto, e allora si è convinto a fare la prova con noi perché diciamo che gli abbiamo fatto capire che avremmo potuto portargli una qualità superiore rispetto a quella che già aveva, e è nata una sorta di sfida, no? Se riesci a farmi questa macchina meglio di quello che mi fa, vengo da te, ed effettivamente gli avrei portato la macchina e lui è rimasto senza parole. Che macchina era questa qui? Un Porsche. Ok, quindi era un Boxster giallo. È rimasto insomma soddisfatto? Sì. Noi a Bologna siamo un po' svoltati indietro. Certo. Ci sono quelli che non riconoscono il valore del tuo lavoro, ma ci sono anche quelli invece che lo riconoscono e si affidano a te perché gli, non dico risolvi un problema, ma proprio gli vai a coprire una figura che non c'è. Bravissimo. Okay? Bello, meglio per noi. Sono contento, esatto. Siccome voglio che anche tutti gli altri ragazzi che stanno partendo adesso sappiano quanto io li apprezzi, vi faccio vedere adesso in sovraimpressione ognuno di loro. Qui li state vedendo durante la settimana di corso pratico. Come vedete adesso i corsi stanno esplodendo. In queste riprese avevamo per esempio 4 centri in partenza tutti insieme, mentre giustamente all'inizio ne avevamo solamente uno alla volta appena eravamo partiti. Vi lascio anche le posizioni di dove apriranno i loro centri, quindi se ne vedete uno vicino a voi andate a trovarli perché saranno felici di accogliervi, ve lo assicuro. Le macchine, ragazzi, mi emozionano, fare i video ovviamente mi diverte tanto, lavorare con i social è pesante, ve lo assicuro, ma quello che stiamo costruendo insieme credo sia qualcosa di unico, irripetibile. Credo di non aver mai visto nulla del genere. Ragazzi che seguono uno youtuber e che aprono in franchising insieme a lui un'azienda. Direi che questa sì che è una community. Ovviamente il merito va a Federico e Camilla che hanno fondato Mama, e senza di loro oggi saremo qui a parlare di nulla. Questo video non esisterebbe. Io sono fermamente convinto che stiamo costruendo un'azienda tutti insieme che tra qualche anno verrà raccontata. Si parlerà dei ragazzi di Bologna, di Milano e di tutti voi che state partendo. Io, ragazzi, vi ringrazio veramente e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto.